Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò quanto accaduto nel quinto live di X Factor, ma prima vi ricordo, se volete continuare a seguirmi per altri contenuti relativi al mondo di X Factor, ma anche ad altri programmi di intrattenimento, di iscrivervi al mio canale e anche di mettere like al video se vi piacerà. Entrando nel merito, il quinto live di X Factor è stato dedicato, soprattutto la prima parte, agli inediti che i ragazzi hanno presentato. Secondo me sono tutti inediti abbastanza orecchiabili, però chiaramente c'è una gerarchia, ognuno ha le proprie preferenze, anche i giudici neanche troppo velatamente hanno fatto capire quali siano i loro preferiti e quali magari gradiscono di meno. Ebbene, per quanto riguarda il mio gusto personale, il miglior inedito ce l'ha Ero Caddeo, un inedito che non è proprio tale perché l'avevamo già sentito alle auditions, quindi fondamentalmente è un brano che il ragazzo aveva già cantato sul palco di X Factor e che aveva già presentato. Quell'inedito gli ha permesso anche di andare avanti, di entrare nel programma, quindi io credo che già fosse molto bello, già ero rimasto impressionato allora e adesso riascoltandolo, probabilmente non cantato al massimo della sua espressione vocale, come hanno sottolineato i giudici, però mi è piaciuto tantissimo, la canzone resta comunque molto intensa e soprattutto mi piacciono molto le parole che ha usato anche e soprattutto nel finale, quando dice due virgole che non hanno il coraggio di essere un punto. Secondo me è veramente un testo molto, molto bello e significativo. Non è il solo, non è l'unico chiaramente che ha un testo del genere, però sicuramente bisogna sottolineare il fatto che l'ha scritto lui, e quando un cantante scrive anche i suoi testi è un punto in più, un vantaggio in più. L'ha detto lo stesso Gabbani, chi meglio di lui che appunto lo fa di professione può sottolineare una roba del genere, perché quando canti un qualcosa che hai scritto tu è ovvio che la senti molto di più e quella sensazione riesci anche a trasmetterla meglio a chi ascolta. Così è stato per Ero Caddeo, che secondo me grazie al suo inedito adesso potrebbe veramente schizzare ulteriormente nella classifica, nella gerarchia, per puntare anche alla vittoria. Io ho sempre avuto dei dubbi su Delia, la credevo una delle favorite anche per il riscontro iniziale del pubblico. Il problema è che se ci fossimo fermati alla prima puntata, seconda puntata massimo, probabilmente i favoriti sarebbero rimasti quelli che pensavo io, ovvero Pierci e Delia. Adesso a lungo andare Delia, facendo sempre quello stile, per carità bravissima in quello che fa, però Mashup canta molto in siciliano, onestamente a me non ha mai colpito, non è mio gusto personale, poi che sia brava tecnicamente è indiscutibile, non devo dirlo io assolutamente, però a me non ha mai colpito particolarmente. Pierci l'ho rivalutato sicuramente nei live perché mi è piaciuto di più, soprattutto sulle cover. Il problema di Pierci è che è un inedito che non mi ha lasciato nulla, almeno al primo ascolto, poi l'ho riascoltato anche al termine della puntata e quindi sono già due gli ascolti, non mi ha lasciato veramente nulla. E per lui, per esempio, l'inedito è stato scritto da altri autori e non da lui. Poi, per carità, non significa che se il brano lo scrive un altro autore non sia buono e non lo si riesca a interpretare. Però mi ha lasciato molto di più l'inedito di Ero Caddeo e quindi Ero Caddeo diventa un serio candidato alla vittoria per me. Non dico il favorito assoluto, però dico che Ero Caddeo potrebbe veramente giocarsi la vittoria e forse adesso potrebbe essere lui in testa alle gerarchie quando mancano soltanto due live, la semifinale e la finale. Per me la finale Ero Caddeo ce l'ha praticamente in tasca, deve succedere un cataclisma per far sì che non arrivi in finale, quindi io credo che Ero Caddeo in finale ci arriverà. Poi bisogna sottolineare che in finale può succedere tutto, l'anno scorso comunque le votive erano in vantaggio in due manche, poi alla fine ha vinto Mimì grazie al dominio in una singola manche che era quella dell'inedito se non sbaglio, quindi può capitare di tutto. Per quanto riguarda sempre la mia personale classifica a livello di inediti, ho messo Telly non piangere al secondo posto, che al di là delle pecche tecniche e vocali che ci sono e sono evidenti, però non è stato portato in quel programma per quello, ma per la componente emozionale. Ebbene, la canzone Barche di carta che ha portato Telly non piangere è veramente fantastica, a me piace molto quel genere, e quindi se Telly non piangere dovesse continuare, come penso, a fare questo genere con questo stile, oltre magari a migliorare anche tecnicamente, potrebbe sicuramente garantirsi, come ha già fatto, la sua fetta di pubblico. Quindi anche Telly non piangere non è da sottovalutare, perché secondo me è un altro candidato quantomeno a raggiungere la finale. In finale dei 6 rimasti ce ne andranno 4, quindi 2 dovrebbero uscire. Una al momento potrebbe essere Delia, visto lo status delle cose, dato che si è fatto il ballottaggio in questa puntata, perché tanto comunque lo sappiamo che chi si fa il ballottaggio prima poi nella successiva rischia sempre di uscire, come è successo anche adesso. E poi terzo posto per me c'è
100 ragazze. Io sono molto molto d'accordo sul giudizio di Achille Lauro e di Francesco Gabbani. Perché? Perché praticamente Rob fa il pop punk, a me piace un sacco, però il pop punk è molto più credibile facendolo in inglese. Se canti in inglese è credibilissimo e ha una storia, chiaramente. Purtroppo nel nostro paese non c'è e Rob potrebbe creare quel mercato lì, come ha detto Jake La Furia, e sono d'accordo. Però Rob si è dimostrata in grado anche di fare tanto tanto altro, di essere una cantante, nonostante i suoi 20 anni, una cantante quasi fatta e finita fondamentalmente, perché riesce a interpretare qualsiasi pezzo. Anche ieri con un'emozione da poco di Anna Oxa è stata spettacolare, quindi dal mio punto di vista Rob sì, è giusto che prosegua su questa strada, almeno per il momento, per iniziare, perché lei è giusto che faccia quello che le piace fare, quindi il pop punk, che tra l'altro anche a me piace, però ripeto, in italiano forse rende meno rispetto all'inglese. Quindi io mi auguro che poi successivamente riesca anche ad aprirsi, come ha fatto all'X Factor, su altri fronti, su altri frangenti, e credo che comunque lo farà, perché se viene seguita bene e consigliata bene, io credo che la faranno aprire anche su altri versanti. Magari inizierà solo con il pop punk, ma poi dovrà per forza di cose aprirsi ad altri fronti per riuscire a restare sulla cresta dell'onda del mercato discografico, perché facendo altro oltre che il pop punk, perché non si parla di non fare pop punk, si parla di fare il pop punk ma anche altro, a quel punto potrebbe veramente avere un'ascesa importante, secondo me, e un grande futuro anche a livello discografico. Quarto posto per Tomasi, che secondo me comunque è stato molto, molto bravo, una canzone bella, tatuaggi, però ho preferito nel confronto Erogaddeo e Telli non piangere, anche perché il genere è simile tra i tre. Quinto posto per Viscardi, a me è piaciuta abbastanza, devo dire, la canzone Sheleman Goal, non so se la pronuncia sia giusta, però comunque Viscardi nell'inedito e nel suo, quando fa il suo, veramente è bravo. Ci sono ovviamente anche gusti personali di mezzo, altre canzoni magari, per esempio l'altro inedito che aveva portato nelle manche precedenti, insomma prima dei live, non è che mi fosse piaciuto più di tanto. Questo invece è molto radiofonico e quindi secondo me potrebbe anche andare bene. Poi ho messo penultimo posto Delia, perché ripeto, il fatto che canti in siciliano mi penalizza, lo capisco poco e questo già è complicato. Poi ripeto, qui si parla soltanto di gusti personali, perché poi non significa che la canzone non sia bella o altro. Però a me Delia non arriva, non è mai arrivata e credo neanche ad una parte del pubblico, visto che si è andato a fare il ballottaggio, rischiando anche fondamentalmente di uscire in semifinale. E ultimo posto per Pierci. Pierci l'ho messo all'ultimo perché il suo inedito, dal mio punto di vista, è stato deludente. Mi aspettavo qualcosa di più, onestamente, per quanto riguarda uno dei favoriti alla vittoria, che però ora potrebbe anche non esserlo più, potrebbe non essere più tale. Per quanto riguarda invece la seconda manche, chiaramente nella prima manche abbiamo avuto Viscardi che si è andato a prendere il ballottaggio, ma era inevitabile perché già la scorsa settimana era stato così. E nella seconda manche invece mi sono piaciute tante esibizioni. Tomasi spettacolare su The Lonelist dei Maneskin. Per me forse la migliore esibizione della serata, al di là degli inediti, parlo chiaramente delle cover, però anche Rogaddeo con Ancora è stato molto bravo e quindi ha consolidato il suo status, così come è stata brava Rob, l'ho detto, Rob a me piace da sempre, è penso la cantante che preferisco all'interno del programma in questo momento. E poi anche Pierci comunque con Life on Mars non è stato affatto male, quindi questi sono andati abbastanza bene. Però comunque, al di là dei gusti personali, al ballottaggio ci sono finiti Delia e Viscardi. Io anche in questo caso direi che era abbastanza prevedibile che il confronto, penso anche se non si fosse già fatto un ballottaggio Viscardi, se fossero stati entrambi novizi, diciamo così, del ballottaggio, credo che il risultato sarebbe stato comunque lo stesso e scontato, ovvero con Viscardi eliminato e Delia ancora in gioco, era quello che mi aspettavo. Però a questo punto credo che sia anche difficile che Delia arrivi in finale. Vedremo come si svilupperà la semifinale, che sarà sicuramente molto molto interessante. Ripeto, 4 posti per 6 concorrenti rimasti in gara. A questo punto vi chiedo chi arriverà in finale e di scegliere insomma i vostri finalisti, di farmelo sapere nei commenti, mentre per quanto mi riguarda io credo che la finale possa essere Erogaddeo, Telli non piangere. Spero, mi auguro vivamente che ci sia Rob e poi uno tra Pierci e Tomasi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.